Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale. Questo è il secondo video del canale dopo quello che ho registrato ieri sulla mia doccia fredda, ok? Quindi andatelo a spizzare. Questo canale sarà soprattutto incentrato a chi come me in questo istante sta cercando di cambiare quella che è la propria vita e la propria situazione attuale, ok? Magari come me fa un lavoro da dipendente, no? Perché penso che, da come avete intuito dalla mia maglietta, in questo istante io lavoro al Lidl come appunto ovviamente dipendente, ma come molte altre persone che si trovano in una situazione simile alla mia, abbiamo fame, abbiamo voglia di fare, voglia di creare e voglia di ottenere dei risultati eccezionali. È scontato dire che non sarà facile, è scontato dire che sarà un percorso lungo e paziente, ma in questo canale voglio condividere con voi quello che sarà il mio viaggio, voglio dare i miei consigli a chi si trova in una situazione come la mia, dicendo magari quello che farei io al posto suo o quello che appunto sto facendo io in maniera concreta. La domanda che viene riportata anche nel titolo è questa: ok, ho un lavoro da dipendente, appunto, e adesso? Cioè, per cambiare la mia situazione attuale, quale sarà il primo step, la prima cosa che mi conviene fare, devo fare in maniera concreta? Questo è abbastanza palese, ok? È quello di cambiare le tue abitudini, ciò che fai appunto durante la tua giornata, anche perché se sei arrivato a fare il lavoratore dipendente vuol dire che nella tua vita, ok, hai seminato quello che poi hai raccolto, ovvero questa tipologia di situazione attuale che stai vivendo, io compreso, ovviamente. È da novembre che, diciamo, ho preso coscienza di quello che è il mio obiettivo, di quello che è il mio sogno e di ciò che voglio realizzare, e ho iniziato appunto a prendere delle decisioni, a cambiare abitudini, comportamenti e tante altre situazioni all'interno della mia vita, ok? Cosa fondamentale perché anche come dice Einstein stesso, non puoi pensare di ottenere risultati diversi, anzi è proprio un folle colui che pensa di ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Quindi fondamentalmente è quello. È quello che devi fare nella pratica, perché poi io ti posso dire quello che non devi fare, ma cosa devi fare? Dipende ovviamente tanto dal tuo obiettivo, dalla tua tipologia di obiettivo, ma se il tuo obiettivo è monetario, finanziario, ovviamente innanzitutto devi avere degli stimoli esterni di qualità, ovvero potenzianti e non depotenzianti. Molto spesso in famiglia, comunque nelle persone comuni che abbiamo intorno, soprattutto qua in Italia, tutte le persone hanno dei paradigmi inconsci, dei valori, delle credenze totalmente depotenzianti e negativi nei confronti del denaro, nei confronti della ricchezza e via dicendo. È chiaro che non è facile dal giorno alla mattina cambiare totalmente tutti gli stimoli esterni, ovvero trasferirsi magari, che ne so, a Dubai, no? Che è un ambiente ovviamente potenziante, eccetera, eccetera, Dubai come molti altri posti nel mondo, ma noi abbiamo la fortuna in questo istante, e dobbiamo esserne consapevoli, di vivere nell'epoca più fortunata in assoluto, sia per quanto riguarda le opportunità, anche se può sembrare assurdo per molte persone, ma per quanto riguarda le opportunità non siamo mai stati così fortunati, appunto perché soprattutto grazie ad internet noi abbiamo un parco di informazioni letteralmente infinito, ok? Cosa che i nostri genitori non potevano assolutamente avere, ok? E quindi gli stimoli esterni cerchiamoli di prendere inizialmente da internet, quindi iniziando a vedere contenuti di persone con determinati paradigmi che ci iniettano determinati stimoli, va bene? E tutta questa sorta di cosa. Ovviamente molto dipende da quello che è appunto il nostro obiettivo, ognuno è diverso, ognuno ha obiettivi diversi, ma cerchiamo di passare del tempo, anche solo virtualmente all'inizio, con persone
che sono più allineati a quelli che sono i nostri obiettivi principali, va bene? Ovviamente poi dobbiamo cambiare le nostre azioni, ovviamente. La prima cosa che devi fare, se vuoi cambiare la tua situazione attuale, la primissima cosa è ovviamente formarti. Non puoi iniziare un business online, non puoi iniziare a investire, non puoi iniziare a fare niente di tutto ciò se prima non ti formi, se prima non studi, se prima non fai queste azioni qua. Anche perché ovviamente se tu ti vuoi creare un business online devi avere molte competenze, devi avere diverse competenze, dipende anche là quale tipologia di business vuoi crearti, se è un infobusiness, se è un e-commerce, se è quello e quell'altro, va bene? E anche ad esempio in materia di investimenti, andare ad investire un qualsiasi somma di capitale in un qualsiasi strumento finanziario senza averlo studiato, senza aver studiato la borsa o comunque gli strumenti che andremo ad utilizzare, è deleterio, ok? Perché non abbiamo il controllo di quello che stiamo facendo, non abbiamo consapevolezza di quello che stiamo facendo, ok? Questo è la primissima cosa da fare, è ovviamente capire quello che si vuole fare. Se posso dare un'altra chicca, un altro piccolo consiglio più concreto, perché ok studiare, ok, che cosa studiare? Io personalmente quello che ho iniziato a studiare ovviamente da novembre ad oggi sono diverse materie, non ho studiato solo una cosa. Ho iniziato a studiare come funziona la mente, come funziona il nostro cervello, il nostro inconscio. Secondo me è un argomento fondamentale da studiare, va bene? Che veramente ti fa capire molto di più sui tuoi schemi di pensiero e su come il pensiero stesso, le credenze che hai all'interno di te fanno cambiare quella che è la tua vita, cioè determinano in maniera anche pratica tutti i risultati che poi otterrai, perché ricordiamo che i pensieri, ok, poi saranno coloro che creano le tue azioni, perché come dovete capire che i sogni sono i semi di quello che è la realtà e purtroppo i sogni possono essere sì positivi ma anche negativi, sogni come anche solo paranoie, paure, eccetera eccetera, credenze inconsce negative, ovviamente anche positive, e lì dobbiamo andare a mirare, ok? Quindi dovete sapere che tutto nasce dai pensieri, che creando delle azioni concrete e formando delle abitudini, perché le azioni ripetute poi diventano vere e proprie abitudini, poi ottieni quelli che sono i risultati. Quindi se noi adesso in questo istante ci troviamo ad andare al lavoro la mattina, è perché durante tutta la nostra vita ci siamo comportati, abbiamo fatto azioni concrete determinati dai nostri pensieri che ci hanno portato in questa situazione, che ci hanno portato a questi risultati. Quindi quello che dobbiamo fare è cambiare tutto questo, cambiare le nostre azioni, ma si parte dal pensiero. E per aiutarci a cambiare i nostri pensieri, a cambiare le nostre credenze, è bene studiare come funziona tutto ciò. Quindi quello che vi consiglio è iniziare a capire come funziona tutto questo. Ci sta tanto materiale gratuito, io queste materie le ho studiate gratuitamente all'inizio, ci ho messo anche e continuo a farlo, ma da mesi e mesi, anche con materiale inglese, quindi se sapete l'inglese ottimo, in America comunque in lingua inglese si trova tanto di quel materiale incredibile, in italiano ovviamente molto di meno, però comunque un po' di materiale si trova e potete iniziare a studiare anche con l'italiano. Ovviamente poi consiglio di imparare l'inglese, perché ormai se dovete anche creare un qualcosa su internet e magari scalarlo in maniera importante, sapere l'inglese è fondamentale, va bene? Io però adesso, come detto, è da novembre, sto ancora solo studiando? No, sto studiando, mi sto informando, continuando a formarmi, perché quella è una cosa che non va mai fermata, ok? Ho iniziato a fare, diciamo, il primo mestiere, tra virgolette, online, per iniziare a accumulare maggiore budget per quello che poi sarà un mio business online, che è il venditore telefonico. Quindi ho fatto da inizio aprile, no, che inizio aprile? Da circa aprile-maggio, così, ho iniziato,
mi metto questo ma non ci vedo niente, c'ho il sole proprio diretto in faccia, se no non mi si vede. Però starò così, dai. Allora, da inizio aprile, no, non inizio, da aprile, ho fatto il venditore telefonico presso un'azienda che ovviamente non nominerò, che però ho finito perché ovviamente quello che era il mio obiettivo è fare il venditore ai ticket, ok? Perché voglio accumulare budget, voglio sfruttare il mio tempo, ok? Già faccio il dipendente ed è questa cosa comunque che inizialmente vorrei cambiare, ok? Vorrei terminare quella che è la mia esperienza da lavoratore, da dipendente e mettermi in proprio, ok? Anche se per molte persone può sembrare una cosa da pazzi, ci sta. Io invece per me sarebbe semplicemente un'opportunità per guadagnare di più, perché poi dipende anche dalla fame che ognuno ha. Se a molte persone basta lo stipendietto che poi riceveranno, allora amen. A me no. Quindi il venditore ai ticket, il problema è che se inizialmente dicevano che il prodotto cui saremmo andati a vendere costava 1.000 euro, alla fine tutti i prospect che ci arrivavano e soprattutto i webinar che lanciavano loro erano per prodotti che costavano 30 euro al mese oppure 300 euro l'anno, ok? E quindi la nostra commissione sarebbe stata o di 3 euro, perché poi non è che ogni mese ci si rinnova, no, sarebbe solo sulla prima, quindi o di 3 euro o di 30 euro. E non è ai ticket, quindi ho mollato dopo un po' perché non stavo ottenendo dei risultati economici che mi fornivano di cambiare la mia situazione attuale, ok? Ho fatto sì esperienza, assolutamente, ho imparato veramente tanto da quell'esperienza, perché comunque ho fatto molte chiamate, ci hanno formato molto bene, anche perché per 2 settimane intere, tutti i giorni, avevamo quella che era la formazione con loro, ed era una formazione buona, assolutamente. Abbiamo imparato tanto, ci siamo esercitati tantissimo, comunque anche tutti i giorni con roleplay, eccetera, eccetera. E sono cambiato veramente da così a così, nonostante avevo già studiato la vendita telefonica, nonostante avevo avuto anche qualche altra esperienza, però soprattutto a freddo precedentemente. Sono cambiato tantissimo e sono migliorato veramente tanto, ma nonostante questo, il fatto che promuovevano prodotti da 30 euro al mese, no. E quindi ho deciso di alla fine mollare per questi motivi e adesso sto cercando quello che è un'altra azienda per cui fare il venditore telefonico, questa volta però veramente ai ticket, perché è così. Il 21 giugno dovrei iniziare con un'azienda che non dirò il nome, vediamo come va. Il 21 giugno, quindi comunque fra un po' di giorni, fra 12 giorni, quindi circa 2 settimane. Questo per accumulare budget, quindi quello che ti consiglio è iniziarti a formare sugli argomenti di come funzionano i nostri pensieri, le nostre credenze, la nostra mente più in generale, e poi argomenti più pratici, no? Come la vendita. Se tu parli già l'inglese, iniziati a spizzare i migliori video che magari più inerenti ovviamente a questo argomento, che hanno fatto personaggi come Dan Lok oppure Jordan Belfort, ad esempio, in America, oppure in Italia ci sono comunque molte persone che ne parlano, molti di loro, anzi quasi la maggior parte, riprende ovviamente in italiano tutto ciò che dicono quegli altri 2 personaggi precedentemente, quindi ovviamente se sai l'inglese è consigliabile andare a prendere le fonti direttamente alla sorgente, no? Però se sai solo l'italiano, iniziati a formare solo là, poi se vorrai comprare un videocorso no, non è necessario, ok? Non è necessario, anche perché perlomeno io sono stato molto fortunato che l'azienda con cui sono andato a lavorare a noi del team telefonico ci aveva formato veramente tanto e in modo molto approfondito. Quindi teoricamente non tutte le aziende lo fanno, anzi molte aziende vogliono direttamente il venditore bello che pronto, però ti può capitare anche un'azienda che ti formi. Ovviamente avere già comunque una conoscenza già assorbita è tanta roba, ok? Che cosa altro potresti andare a studiare? Ovviamente quella che è la finanza personale, perché un'altra
aspetto che ti può aiutare a shiftare quello che è il tuo cervello, ok? Shiftare, quindi cambiare proprio, fare quel cambio che ti serve, ok? Di mentalità, è studiare argomenti di finanza personale, quindi di gestione dei soldi, rispetto per i soldi, va bene? Come gestirli, i vari investimenti che si possono fare, il risparmio, come risparmiare, come investire, come funzionano i vari strumenti finanziari, come funzionano gli ETF, cosa sono gli ETF, i broker, le commissioni, le quello e quell'altro, va bene? Quindi non è difficile, a te ti può sembrare un mondo infinito, ma in pochi mesi, ok, da novembre ad oggi che è giugno, che è quasi un anno, non è mai un anno, ma in questi mesi io ho studiato molti argomenti, non solo questi che ho citato, e li conosco abbastanza bene. Ovviamente non si finirà mai di imparare, ma per farti capire che con un po' di volontà è tutto possibile, ok? Io adesso sono arrivato, mi sto parcheggiando il retto con marcia. Ole, ok? E iniziamo il nostro turno, ok? Quindi adesso ti lascio, spero che il video ti sia piaciuto, sia stato di tuo gradimento e che ti possa aver dato qualche spunto interessante. Ti invito ovviamente a iscriverti al canale così da ricevere tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mio viaggio e tutti i suggerimenti, no? Così da essere aggiornato con quello che è il mio viaggio verso la mia meta, così da prendere anche te, se stai nella mia situazione attuale, prendere spunto con quello che faccio, così da capire anche te come muoverti, ok? Quindi iscriviti qua sotto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!